Un giorno la giovane Proserpina, figlia di Zeus, re degli dei, e di Demetra, dea delle messi e dell'agricoltura, coglieva boccioli di primavera in una valle fiorita. In una collina non lontana riposava Venere, dea dell'amore, insieme al suo inseparabile figlioletto Cupido. Quello stesso giorno il dio degli inferi Ade era uscito dalla sua dimora tenebrosa e sul suo carro tirato da neri cavalli attraversava la valle. Al vederlo, Venere si rivolse a Cupido. «Amato figlio», disse, «con le tue frecce riesci a sottomettere all'amore il regno dei cieli governato da Zeus, così come il regno dei mari governato da Nettuno. Perché allora non sottometti anche il loro fratello Ade, che governa il terzo regno, il regno dei morti? Colpisci Ade con una delle tue frecce, così che l'universo intero sia sottomesso al nostro potere, il potere dell'amore». Così Cupido, assecondando le parole di Venere, scagliò una freccia nel cuore di Ade, proprio mentre questo stava guardando Proserpina. Immediatamente Ade concepì una sfrenata passione per la giovane fanciulla, tornò quindi negli inferi e attese. L'ingenua Proserpina, che di nulla si era accorta, continuava a cogliere fiori, incantata da rose profumate e violette delicate, quando improvvisamente scorse un narciso e subito lo volle. Ma appena lo sradicò, la terra si spalancò e si aprì sotto di lei. Con un gran fragore apparve il possente Ade sul suo enorme carro e con forza afferrò Proserpina, lanciò il carro verso il regno degli inferi e lì portò con sé Proserpina e, promettendole che sarebbe diventata regina del regno, la fece sua sposa. Intanto Demetra, sconvolta, cercava la figlia per terra e per mare, senza però riuscire a trovarla. Poi la disperazione lasciò spazio alla rabbia e la dea riversò tutto il suo dolore sulla natura, facendo morire i raccolti e appassire le foglie. Era come se la terra tutta dovesse morire. Poi Elio, il dio del sole che tutto vede e che quindi tutto aveva visto, decise di rivelare a Demetra il rapimento della figlia da parte di Ade. Demetra allora si recò da Zeus, implorandolo di liberare la loro comune figlia Persefone e di farla tornare dagli inferi sulla terra. Zeus così le rispose: «Sì, Demetra, nostra figlia potrà tornare dal regno dei morti, a patto che non abbia toccato colà alcun cibo. Questa è l'inderogabile condizione che hanno posto le Parche, le tre divinità che presiedono al destino». Demetra credette allora di poter riavere la figlia, ma il destino non lo permise, poiché la fanciulla violò il digiuno.
Ade le mise in mano una melagrana, il magnifico frutto dei morti, e Proserpina ne assaporò i semi, dolci come il miele. Allora Zeus decise di dividere il corso dell'anno in 2 parti uguali e stabilì che la bella Proserpina avrebbe trascorso metà dell'anno sotto la terra insieme allo sposo e l'altra metà dell'anno nel mondo sovrastante in compagnia della madre. Fu così che da quel momento iniziarono ad alternarsi le stagioni sulla terra. Per metà dell'anno Demetra piange l'assenza della figlia e la natura pare morire. Fino a quando di nuovo Proserpina ritorna sulla terra e allora la natura ritorna a fiorire. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!